Ciao a tutti ragazzi, bentornati su Cose Cinesi, io sono Diego e nel video di quest'oggi vediamo finalmente l'SJ-RC F11. Grande rivoluzione per quanto riguarda i droni economici, parliamo di un drone che va dai 160 ai 170 euro. Evoluzione, passo avanti, anzi due passi avanti rispetto all'F11 già recensito qualche tempo fa, trovate la recensione qui in alto a sinistra. Hanno migliorato diverse cose in questo F11 Pro 4K e ve le racconto tutte nel video di oggi. SJ-RC intanto ci coccola mandandoci il drone in questa bella valigetta semirigida che contiene il drone, radiocomando, eliche di scorta, cacciavite, USB, insomma un po' di unboxing, lo vedete qui in alto a sinistra, l'ho già fatto, ma oltre alla confezione ovviamente c'è lui. Eccolo qua, il nostro F11 4K nella sua forma direi riconoscibile. Infatti se avete visto l'F11 precedente, insomma è praticamente uguale. L'unica cosa che cambia esteticamente la trovate qui davanti e si tratta di questa bella camera con una bell'ottica bella grande. Vedete che è sorretta da un gimbal a due assi. Che cos'è questo? Vedete? Questo è quello che fa questo motore quando il drone vola, cioè tiene la camera sempre in bolla, ma non solo in questo senso, anche in quest'altro senso. È un gimbal a due assi, ammortizza, diciamo così, tiene il video fermo nei due assi. Ma non è solo questa la novità di questo F11, è che oltre alla stabilizzazione meccanica del gimbal che avete appena visto c'è anche la stabilizzazione software. In pratica software e i motorini che tengono ferma la camera sul davanti fanno un lavoro che secondo me è impareggiabile su questa fascia di prezzo. Nonostante il gimbal sia solo a due assi e non a tre assi, il video che si riesce a girare con questo F11 Pro è veramente di un livello superiore agli altri droni. Più ci volo, più mi accorgo di quanto funzioni bene questa accoppiata stabilizzazione software e meccanica. Ovviamente F11 è un drone brushless, i motori sono senza spazzole, quindi praticamente eterni, durano una vita. La batteria è una 3 celle da 2500 mAh di capacità, quindi ci garantisce una durata di volo come il suo precedente fratello F11 prima versione. Anche in questo caso voliamo più di 25 minuti con una sola batteria. Grandi numeri, grande permanenza in volo. Come vola? Vola veramente molto bene questo F11. Attraverso il radiocomando, che vedremo tra un attimo, possiamo stabilire in che modalità volare. Ci sono tre modalità: quella che si chiama camera mode ed è quella più lenta, cioè il drone smorza bene tutta la sua potenza, che è veramente tanta, e il drone procede piano, si gira piano ed è fatta per quando stiamo girando i video. Poi c'è il normal mode, dove riprende una velocità normale, insomma nella media, e poi c'è lo sport mode, dove il drone può sprigionare tutta la sua potenza, che come per il suo fratello precedente è veramente tanta, grazie appunto alla batteria a 3 celle che lo alimenta. Vedete che in modalità camera è veramente lento ed è fantastica per fare le riprese, che è impossibile che vengano male. Se invece passo in modalità non normal ma in modalità sport, ok, guardate un po' come viaggia. Va bene, questo F11 è un gran drone. Guardate come va via. Sul fondo c'è l'Optical Flow, questa camera che ci aiuta a mantenere la posizione quando siamo in assenza di segnale GPS. Sì, perché questo drone ha ovviamente il GPS, cioè quando noi lo alziamo in volo e molliamo gli stick, lui mantiene perfettamente la sua posizione.
Dice ready to fly, vuol dire che abbiamo un numero di satelliti sufficienti, possiamo decollare. Armare i motori. Se non facciamo niente per 20 secondi i motori si disarmano, ma noi li teniamo armati e facciamo l'autodecollo con l'applicazione. E già si sente tutta la potenza che era già presente nell'altro F11 che spaccava di brutto. Ed è grazie al GPS che possiamo sfruttare le modalità di volo avanzate di questo F11 Pro 4K. E quali sono? Beh, abbiamo il Follow Me, ce ne sono di due tipi. Uno è la modalità cavalletto, cioè il drone sta fermo in un punto e ti segue, però senza spostarsi dalla sua posizione, cioè segue la tua posizione, lui gira per tenerti centrato, ma non si sposta da dove l'abbiamo messo. E poi c'è il Follow Me classico che segue le coordinate GPS del telefono che è montato sul nostro telecomando. Ed il video che possiamo girare durante appunto il Follow Me è veramente molto buono perché il drone non sobbalza, anche quando ci segue non sobbalza, grazie alla stabilizzazione dei due metodi meccanico e software del quale l'F11 Pro è dotato. Ovviamente poi c'è il ritorno a casa automatico che si può attivare con un tasto sul radiocomando, oppure il drone torna a casa automaticamente quando stiamo finendo la batteria o quando andiamo fuori range, cioè quando il drone non comunica più con il radiocomando. Questo si traduce in un drone veramente molto sicuro ed è praticamente impossibile riuscire a perderlo. C'è anche la modalità waypoint, provata e funziona alla grande. Proviamo a fare un po' di waypoint. Modalità waypoint, andiamo qui, attiviamo la mappa, pista satellite. Ovviamente dovete aver precaricato prima le mappe della zona, solite cose. Facciamo un po' di punti qua, facciamo un punto qui, un punto qui, un punto qui e poi lo facciamo tornare davanti a me. Faccio go e lui parte. Attiviamo il video. Va, si gira esattamente dove gli ho detto di andare. Adesso lì si fermerà, si girerà verso di me, eccolo, e torna qui davanti a me. Spettacolare, spettacolare anche questa modalità. Ovviamente bisogna precaricare le mappe come si fa di solito, cioè bisogna aprire l'applicazione quando si è ancora connessi sulla rete dati del nostro telefono, andare nell'applicazione e muovere un po' la mappa in modo che venga precaricata nella memoria del telefono. A quel punto ci si può connettere al wifi del drone e nella modalità waypoint, attivando la vista satellite, vedremo il luogo dove stiamo volando. F11 Pro è dotato anche della modalità Circle Mode, che in questo caso non si attiva da telefono ma si attiva da radiocomando. Voliamo con il drone e lo posizioniamo nel punto centrale sul quale vogliamo che lui giri attorno e schiacciamo una volta in contemporanea questi due tasti. Poi spostiamo il drone distante da quel punto quanto ci interessa, 5, 10, 20 metri, schiacciamo un'altra volta i due tasti e il drone si punterà in automatico verso la posizione che abbiamo centrato allo step precedente e comincerà il suo giro attorno al nostro punto di orbita. E anche in questo caso il video che si registra è perfetto e fenomenale, perché ripeto che la stabilizzazione video di questo SJRC F11 Pro 4K è qualcosa di mai visto su un drone di questa fascia. Questo qui è il radiocomando che, come vedete, non ha il solito display ma ha già delle scritte che si accendono ogni qualvolta è attiva la funzione relativa. Ci dice quando abbiamo bloccato il GPS, ci dice se stiamo girando un video oppure stiamo in scatto foto, ci dice quale modalità di volo abbiamo attiva, quindi se la camera mode, la normal o la sport, insomma ci dice un po' di tutte queste cose.
Attenzione che purtroppo sotto alla luce del sole forte non è particolarmente visibile questo display, quindi o vi fate scudo con la mano o vi costruite qualcosa con del cartone per riuscire a tenere in ombra questa parte. I pulsanti sono accensione e spegnimento del radiocomando e lo stop in caso di necessità dei motori, quindi sia che siamo in volo sia che siamo fermi, con questo pulsante si fermano le eliche e il drone, se è in volo, casca. Con questo pulsantino qui invece cambiamo la modalità di volo tra le tre previste, quindi la camera mode, la normal e la sport, mentre con il pulsantino dall'altra parte attiviamo il ritorno a casa automatico. Il drone si alzerà alla quota che abbiamo stabilito sull'applicazione, tornerà sopra il punto di decollo e atterrerà tutto da solo. Sulle spalle ci sono due rotelline, una da una parte e una dall'altra parte, servono una per regolare l'inclinazione del gimbal, quindi se vogliamo fare riprese orizzontali o verso il basso, e quello dall'altra parte invece serve a regolare lo zoom digitale della camera. Direi che però questa cosa è meglio non usarla perché ovviamente si perde di qualità con lo zoom digitale. Il pulsantino sulla spalla destra serve per registrare i video e quello sulla spalla sinistra per fare le foto. E come vi ho già detto, la pressione contemporanea attiva l'Orbit Mode. Il radiocomando si carica attraverso un cavetto micro USB che è fornito, come anche la batteria del drone. Non c'è nessun caricabatteria dedicato, si carica tutto attraverso micro USB. Ovviamente F11 ha la sua applicazione dedicata che si chiama SJF Pro e attraverso l'applicazione possiamo appunto comandare le modalità di volo avanzate, quali sono il follow me oppure il tripod mode o il follow me mode, il waypoint mode oppure abilitare la registrazione del video. Insomma, tante cose che possiamo fare da radiocomando sono avviabili anche da applicazione. Una cosa importante che vi ricordo di fare è disabilitare la funzionalità Beginner Mode dalle impostazioni dell'applicazione. Questo va fatto ovviamente quando il telefono è connesso al wifi del drone. Si entra nelle impostazioni, bisogna disabilitare questa opzione, altrimenti il drone non supererà una certa distanza di pochi metri e non andrà oltre a una certa quota. Ma parlando di performance, vi dico che oltre al tempo superiore ai 25 minuti di volo di questo F11 Pro 4K, io sono arrivato a oltre 600 metri con il segnale wifi ancora disponibile sul telefono, cioè vedevo ancora benissimo il ritorno video della camera del drone sul mio smartphone. Grandi cose, un bel risultato. Vi ricordo che il wifi deve essere 5G, quindi dovete avere un telefono con la banda wifi AC, altrimenti non vi potete connettere con il vostro telefono al drone. Quindi sicuramente grandi performance anche a livello di distanza di questo F11 Pro, ma vi ricordo che ovviamente io l'ho fatto per voi, ma arrivare a queste distanze non è concesso con questo drone. Tra le altre cose vi dico anche che ovviamente non pesa meno di 250 grammi, quindi per volare con F11 Pro 4K è richiesto il patentino di volo da fare online. Ebbene sì, devo ammettere che questo F11 Pro 4K è salito al primo posto della mia lista dei droni preferiti sulla fascia 150-200 euro. Ha sbalzato la concorrenza con la sua stabilizzazione fenomenale, con le performance di batteria, di distanza, ma in generale di ottimo feedback, sia costruttivo sia l'applicazione che è fatta molto bene. A livello di comunicazione tra telefono e drone non c'è nessun problema. Ci sono solo due piccole ombre che adesso vi cito, una ve l'ho già anticipata: le luci del display del radiocomando sotto la luce forte del sole non sono particolarmente visibili, e poi la camera può soffrire un po' in condizioni di scarsa luce. Cosa significa? Che il video diventa un po' granuloso se non c'è una giornata con illuminazione sufficiente. Diciamo che il problema non sussiste affatto se voi volate ovviamente quando c'è il sole o durante una bella giornata. E allora, se state pensando di prendere un drone, il mio consiglio è: valutate per bene questo F11 Pro, perché sulla mia scala dei droni, sulla mia classifica personale, al momento è al primo posto.
Il link per l'acquisto è qui sotto in descrizione, lo trovate da TomTop a un prezzo veramente ottimo, il più basso di tutti i siti concorrenti, consegna in 10 giorni senza dogana con la spedizione duty free. Sotto in descrizione trovate anche il link al canale Telegram delle offerte se volete iscrivervi, e in quel canale trovate coupon e affari di vario genere per acquistare gadget o comunque cose che a me piacciono e che ci tengo a condividerle con voi. E se vi è piaciuto questo video schiacciate mi piace e magari iscrivetevi anche al canale per non perdere i prossimi video. Se avete qualche domanda o volete ulteriori informazioni su questo SJRC F11 Pro 4K, scrivetemi pure sotto nei commenti, io sono a vostra disposizione. Un grande saluto da Diego e ci troviamo sempre qui con le prossime recensioni, sempre su Cose Cinesi. Ciao a tutti!